Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo. Sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di ascoltare anche il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link di un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda, grazie. Abbiamo l'imperatrice e il giudizio. Wow! L'imperatrice parla di abbondanza, parla di quello che è una crescita, parla di quello che è una prosperità e avendo anche di fianco la carta del giudizio, io sento che per qualcuno arriverà un qualche tipo di idea che magari farà espandere un qualche tipo di situazione o di progetto. E, il giudizio è riferito proprio a quello che è un'illuminazione, se vogliamo, fa riferimento a quello che è sia la chiamata, diciamo, di tipo divino, quindi magari qualcuno, in questo periodo riesce a capire qual è il proprio scopo di vita, oppure può parlare anche di quello che è una chiamata da un punto di vista fisico, quindi magari qualcuno che si fa risentire dopo tempo o è comunque una chiamata che stavate magari aspettando e che potrebbe arrivare, okay? Allora, cominciamo subito con un 3 scusate, con un 3 di pentacoli. Il 3 di pentacoli, è una carta che parla di responsabilità, è una carta che parla di quello che potrebbe essere, un qualche tipo di lavoro, magari legato alla casa, ehm, parla comunque di quello che è, come dicevo prima, la responsabilità di far qualcosa, il fatto di avere tutte le carte in regola per riuscire a far qualcosa. Continuiamo poi con una regina di coppe. La regina di coppe, parla di quello che è la connessione profonda col vostro lato emotivo. Potrebbe essere, magari per qualcuno, che sia una persona che entra, sta per entrare o è appena entrata nella vostra vita. Andremo poi a vedere dopo spiegando, di che cosa si tratta. Il fante di bastoni. Sento che qualcuno ha bisogno, per certi versi, di ritrovare un pochettino l'entusiasmo o perlomeno è quello a cui vorrebbe. Certe persone stanno cercando di focalizzarsi, su se stesso o su se stessa, su quello che è il proprio progetto, su quello che è, diciamo, l'espansione di cui mi parla quest'imperatrice. La papessa in questa posizione sento che per certi versi è un po' come se non ascoltaste voi stessi. Avete la carta del giudizio, la carta del giudizio, come dicevo prima, è la carta della chiamata, la carta del risveglio spirituale anche, se vogliamo, no, ma in questo momento probabilmente c'è ancora un qualche lato di voi stessi che non riuscite, ad ascoltare o con il quale non riuscite ad entrare in contatto. Per certi versi la sacerdotessa parla di quello che è l'intuizione, l'inconscio, quindi è un po' come se in questo momento non ascoltaste, voi stessi, insomma. La regina di bastoni potrebbe essere una persona di nuovo che entra nella vostra vita come la regina di coppe, che magari vi aiuta in questa situazione o all'interno di questa relazione. Quello che sento è che con la regina di bastoni si parla di quello che è una sorta di passione che entra, no, in questo periodo, o potrebbe anche semplicemente essere il fatto che, come vi posso dire, ci sia bisogno o comunque si cerchi quello che è un po' il lato ludico di questa situazione o di questa relazione. Abbiamo poi anche un cavaliere di bastoni, quindi per qualcuno può far riferimento al fatto che si inizia a fare un qualche movimento di tipo concreto, verso quello che potrebbe essere il vostro obiettivo. Per qualcuno il cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare di nuovo una persona che entra, o magari anche la vostra persona di interesse, nel caso abbiate qualcuno. Mentre il 4 di pentacoli, fa riferimento al fatto che in questo momento abbiate una sorta di, se vogliamo, attaccamento a un qualche situazione, a qualche oggetto, a qualche cosa insomma, ehm, all'interno della vostra vita. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo 3 di pentacoli, per piacere, grazie. Wow.
Allora, abbiamo 6 di coppe al contrario, 5 di bastoni, fante di coppa al contrario, il mago al contrario, il 6 di pentacoli al contrario e l'asso di coppe al contrario. Che unplaying. Allora, qui sento che c'è qualcuno che ha paura di non farcela fondamentalmente. È come se per certi versi non si riuscisse, come vi posso dire, a calcolare bene, se vogliamo, quello che potrebbe essere il vostro raggio d'azione, okay? Sento che ci sono comunque dei conflitti interni, sento che è come se non riusciste a realizzare quello che voi volete. È come se ci fosse questo tipo di responsabilità che voi sentite molto più grosso di quello che è, però in realtà le condizioni per riuscire a far fronte a questo tipo di situazione ci sono tutte. Avete tutte le carte in regola insomma per riuscire, a creare questa nuova situazione, perché sento che per molti, avendo anche l'asso di coppa al contrario, è un qualche tipo di relazione, ripeto, o situazione che fa fatica a partire, sento. Ci sono comunque dei conflitti interiori, e non ce n'è anche con il 6 di denari al contrario, sento che c'è una sorta di disequilibrio in questo tipo perché comunque il 3 di pentacoli fa riferimento anche proprio al lavoro, okay, quindi potrebbe proprio esserci la difficoltà da parte di qualcuno di affrontare un qualche tipo di responsabilità inerente al lavoro, per una serie di motivi che potrebbero essere appunto dei conflitti, piuttosto che delle ingiustizie che sono state fatte, o il fatto che non si riceva tanto quanto lo sforzo che si fa. Andiamo a vedere la regina di coppe per piacere, grazie. Allora, la regina di coppe è spiegata da un 4 di coppe al contrario, da un 5 di spade e da una regina di bastoni che avevate già qui. Quindi di nuovo, ci sono sento che per qualcuno si tratta di conflitti interiori a livello emotivo, okay, probabilmente c'è qualcuno qui che ha paura di un qualche tipo di rifiuto o ha paura di non soddisfare le aspettative degli altri, okay? La regina di bastoni è come se vi ricordasse di, come vi posso dire, di usare il vostro lato carismatico all'interno di questa situazione o di questa relazione, okay? Andiamo a vedere il fante di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di scusate, un 9 di bastoni, un 9 di spade al contrario e un 2 di pentacoli al contrario. Di nuovo, il 2 di pentacoli mi parla di quello che è una sorta di disequilibrio, okay? Sento che qui c'è qualcuno che è molto, condizionato, se vogliamo, da quello che potrebbe essere l'apparenza e il giudizio degli altri, sento, okay? Anche se devo dire che con questo 9 di, spade al contrario si sta uscendo da quella fase, se vogliamo, di conflitto interiore di cui mi parlava il 5 di spade, okay, quindi è un momento, sento, dove si va verso quello che è una sorta di ricerca dell'equilibrio, se vogliamo, okay? Andiamo a vedere la sacerdotessa. Allora, la sacerdotessa è spiegata dalla regina di pentacoli al contrario, dal re di bastoni, dal 10 di denari e dal 9 di denari. Allora, quello che sento io qui, la regina di bastoni ce l'avevate anche qui, avete un sacco di regine devo dire. Ma quello che sento qui è che c'è qualcuno che è come se non si sentisse nel proprio potere personale, okay, è come se, ci fosse un qualche tipo di appagamento, un qualche tipo di soddisfazione, un qualche tipo di indipendenza che in questo momento non si riuscisse, diciamo così, a conquistare, se vogliamo. Questo re di bastoni potrebbe far riferimento a quello che è un vostro superiore, un vostro collega, un cliente, magari anche la persona di interesse se per voi vibra come una stesa d'amore. E sento che per certi versi c'è questo personaggio, diciamo così, o comunque questa energia da re di bastoni che in qualche modo, se vogliamo, impedisce un pochettino quello che è la vostra indipendenza, il vostro appagamento, la vostra riuscita in questo tipo di percorso, Andiamo a vedere la regina di bastoni, per piacere e grazie. Okay, allora la regina di bastoni è spiegata da un 6 di spade e da una giustizia al contrario, quindi potrebbe essere una persona dalla quale avete bisogno di allontanarvi,
questa regina di bastoni magari può essere una collega, può essere la persona di interesse, può essere anche semplicemente un'amica, un amico, insomma un familiare, ma sento che c'è un qualche tipo di ingiustizia legata a questa persona ed è per quello che c'è il bisogno appunto di lasciarsi indietro questo tipo di situazione o di persona proprio o di relazione magari. La giustizia al contrario potrebbe fa riferimento appunto a un qualche tipo di ingiustizia che c'è stata, che un po' la rivedo qui con questo 4 di coppe al contrario, o magari fa riferimento a un qualche tipo di notizia o una, diciamo scoperta che si è fatta, un qualche cosa che viene a galla insomma, okay? Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, per piacere, grazie. Cavaliere di denari, 5 di coppe, poi abbiamo il fante di spade, la regina di spade e il 7 di spade, un sacco di spade devo dire. Allora, questo cavaliere di bastoni, direi che mi dispiace dirvelo, ma non promette tanto bene. Se per caso è una persona che potrebbe entrare nella vostra vita o entrerà nella vostra vita, sento che è una persona diciamo un po' con un carattere molto forte devo dire, è una persona anche un po' immatura se vogliamo. Io credo che sia una persona che guarda molto per se stesso, per se stessa e fate attenzione perché c'è un 7 di spade e con la carta della giustizia al contrario sento che potrebbero esserci delle bugie, delle cose non dette, dei anche dei tradimenti, perché comunque, ehm, abbiamo anche il fante di spade che parla di quello che è, se vogliamo, un'irresponsabilità in quello che è l'agire, in quello che è il fare. È un po' come se si partisse perché abbiamo 3 figure comunque di spade, quindi sento che c'è tanta testa in questa energia. E soprattutto, tanta determinazione, tanta come vi posso dire, è una persona che fa i suoi calcoli matematici, okay, è una persona che, anche con questo 7 di spade sento che, probabilmente, dice o fa le cose, che comunque gli portano un tornaconto. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, abbiamo un'altra figura, un re di coppe. E un mago al contrario, un matto scusate al contrario. Sì, e per certi versi questo 4 di pentacoli mi fa pensare al fatto che, siate in qualche modo nutriate, se vogliamo, una sfiducia nei confronti di questo re di coppe. Calcolate che se questa, regina di coppe rappresenta la vostra energia, essendoci anche il re di coppe, potrebbe proprio parlare e c'era anche re e regina di bastoni, di quello che è una coppia per destino, okay, però qui sento che c'è qualcuno che ehm, abbiamo anche la carta del giudizio, quindi sento che si fa riferimento a un qualche tipo di energia passata ed è per quello che adesso c'è il matto al contrario, come se ci fosse una sorta di sfiducia, come se qualcuno si stesse attaccando a un qualche tipo di avvenimento che è successo nel passato e non ci fosse questo tipo di evoluzione. Però ecco, quello che sento allora nel caso non abbiate nessuno, nel senso che magari siete autonomi, quindi non avete colleghi, non avete capi, oppure non avete nessuna persona, di interesse a livello romantico, sento che avete bisogno fortemente di trovare la fiducia in voi stessi, in voi stesse. Avete bisogno di, se vogliamo, ascoltare ehm ascoltare quello che è il vostro lato femminile, il vostro intuito, che è quello che in questo momento non viene fatto, per riuscire, diciamo così, a trovare la soluzione a questo problema. Focalizzatevi su quello che volete voi, su quello che è il vostro desiderio di indipendenza piuttosto che di stabilità, okay? Focalizzatevi su quello che è l'energia dell'imperatrice. Cosa volete voi per cosa vi è utile insomma per sentirvi abbondante, quali sono i vostri obiettivi, dove vi vedete tra, non lo so, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni. Cercate di fissare questo tipo di obiettivi sento, okay? Okay, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, il conscio e l'inconscio.
quello di cui siete consapevoli e quello di cui non siete consapevoli. Io intanto vi chiedo di supportare il canale con un like, con la vostra iscrizione se non siete ancora iscritti, con una condivisione o anche solo un commento. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio per gli amici dell'Ariete. Allora abbiamo la carta dello stress e la carta degli amanti. Wow! Allora, quello di cui siete coscienti che state vivendo un periodo di stress e che è ora di lasciarlo andare fondamentalmente. È ora di rilassarsi da tutte queste energie di spade che ci sono qui, da tutti questi conflitti. C'è anche per qualcuno potrebbe anche esserci una sorta di manipolazione, più che altro in quello che viene offerto, è un po' come se vi venisse offerta la luna e poi in realtà non venisse, rispettato, diciamo un po' così, questa offerta, no, non ci fosse quel tipo di nuovo inizio, che voi vi state aspettando. Però sento che tutto questo movimento vi porta a quello che è una fase di stress, che è ora di lasciare andare, non ne avete più bisogno. È un po' come se la carta vi dicesse: "Lasciate andare il controllo perché crea stress". Quello che non vedete è la carta degli amanti. Quindi o avete da fare un lavoro sul vostro amor proprio e qui sento che potrebbe proprio essere così perché il 9 di pentacoli ha la stessa energia della carta degli amanti, okay, però è in questa posizione dove la sacerdotessa non si ascolta e quindi anche un po' quello che è la fase di indipendenza, quello che è l'amor proprio, non viene tanto lavorato. Quindi sento che c'è qualcuno qui che deve un attimino alzar la testa e dire: "No, okay, io valgo questo, questo per me è valido, questo per me non è valido, non mi serve, non lo voglio". Perché la carta degli amanti fa anche riferimento a quelle che sono le scelte che devono essere fatte con il cuore, quindi può essere che per qualcuno qui ci sia l'esigenza di lasciarsi indietro una situazione o una relazione, okay? Andiamo a vedere, un consiglio da parte wow! Amore. La vita vivi nella tua verità e condividi l'amore che è nella tua anima. Quindi per certi versi è proprio come se vi dicesse: "Okay, amati anche", no, è un po' il discorso dell'amor proprio che stiamo venendo qui e qui. Ehm, è come se dicessero: "Vivi la tua verità, che cosa è importante per te", okay? E qui è proprio quello un po', no, il punto, perché con la sacerdotessa in questa posizione sento che siete proprio disconnessi da quello che è la vostra verità, da quello che è la vostra il vostro obiettivo se vogliamo, no, può essere che ci sia, una parte di voi che magari sia, come dire, condizionata se vogliamo da qualche figura che potrebbe essere questo cavaliere di bastoni, anche se sento che, diciamo più nello specifico è in questa zona della lettura con il re di bastoni. Quindi credo proprio che sia una persona che abbia, diciamo così, un incarico, nel caso fosse un lavoro, più alto di voi, quindi potrebbe essere un capo o un vostro pari, un vostro quindi magari un cliente, un collaboratore, piuttosto che la vostra persona di interesse, okay? Bene. Il risveglio comunque, come dice il giudizio, arriva, perché è questo il periodo, vi renderete conto di tutto questo passaggio, okay, ehm, sento che con questo re di coppe, alla fine della lettura riuscirete comunque ad entrare in contatto con quello che è, il vostro lato emotivo, okay? È come se riusciste a vedere chiaro. Fatevi guidare dalle emozioni e non dalla mente. Cioè, nel senso, quando sentite che il cuore si espande, quella è la strada giusta. Nel momento in cui il cuore si contrae, quella non è la strada giusta, okay? Cari amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.